Buongiorno a tutti, siamo di nuovo qui con Elisabetta per parlare della Torah e per parlare della lettura della Bibbia fatta dall'Istituto di Studi Biblici dell'Università di Gerusalemme. Ciao Elisabetta Ciao e ciao a Mauro, tutti. ciao a tutti. Le lezioni stanno procedendo con un ritmo molto impetuoso e io cerco di, insomma, di seguire tutto con attenzione, di studiare naturalmente, però ho ancora dei dubbi proprio per quanto riguarda i primi capitoli di Genesi, quindi mi piacerebbe meditare ancora qualcosa insieme a te. Ma sono dubbi tuoi o dubbi che arrivano anche dai tuoi Ma insegnanti? mi interessa il confronto, come sempre, come mi hanno insegnato. Sì, Mi confronto un pochino con te su ancora direi Genesi 2, se non ti dispiace. Ti avevo detto che non ti avrei dato pace e quindi siamo di nuovo qua. Ti torturo un esatto. po'. Allora, nel video precedente avevamo parlato di Gan Eden, naturalmente, che è un argomento davvero coinvolgente, in particolare del concetto di Michedem ad est, e dove in effetti abbiamo cercato un pochino di capire se ci danno indizi sulla localizzazione di questo giardino. Poi abbiamo parlato anche di concretezza proprio, abbiamo parlato addirittura della irrigazione che viene descritta in questo giardino. C'è una bellissima descrizione, arriviamo in Genesi 2:9, dove si parla appunto degli alberi che vengono impiantati in questo giardino e nella parte centrale l'albero dei viventi, nel mezzo, mi sembra si dica, e c'è una congiunzione, l'albero della conoscenza del bene e del male. E ci eravamo fermati qui, perché anche qui abbiamo come al solito quello che il nostro insegnante di Torah ci segnala come rottura di pattern. Cosa vuol dire? Vuol dire che in effetti i commenti sono stati sempre positivi, tutto l'operato di Dio, perché sai che loro Elohim traducono con Dio naturalmente, era sempre bene, quindi Tov, Tov, addirittura molto bene, Tov Meod, e qui invece troviamo il concetto di male, quindi a Tov, bene, viene affiancato Ra per la prima volta. E qui ci sarà molto da dire, però vorrei tornare ancora un po' sulla concretezza e sulla geografia biblica. Quindi magari di questo ne parliamo ancora un attimo dopo. Come O vuoi? ancora, ecco, qualche domanda sul Gan Eden, perché si parla a un certo punto, ritornando proprio all'irrigazione, di una sorgente, come dire, di un fiume, dal quale si dipartono poi 4 rami, che sono stati ben descritti in Genesi 2:11, una sorgente da cui partono 4 fiumi. Io qui ho sempre, ecco, il mio riferimento perché non voglio sbagliare. I fiumi sono 4, sono Pishon, Gihon, Idkel e Frat. Il mio insegnante dice che Idkel può essere identificato col fiume Tigri e Frat con l'Eufrate. Rimangono un pochino misteriosi gli altri due. In particolare cosa si dice? Mi è piaciuta molto questa descrizione di Pishon che percorre la terra di Havilah dove c'è l'oro. L'oro di quella terra è buono, ma c'è altro, Bdellium, che dovrebbe essere una gomma aromatica, e la pietra di onice. E su questo percorso, diciamo, la terra di Havilah, il nostro insegnante ci dice che non abbiamo elementi che possano giustificare una localizzazione precisa. E quindi a me rimane un pochino la curiosità e chiedo a te se hai nei tuoi studi incontrato qualche altro dettaglio che possa aiutarci. Sì, intanto bisogna dire che è curioso il fatto che nella concretezza biblica, o meglio, è coerente il fatto che nella concretezza biblica l'autore abbia la necessità di collocare questi fiumi dando delle caratteristiche. Per esempio, se i due fiumi che hai citato tu, quei due per i quali teoricamente sarebbe difficile la collocazione biblica, la collocazione geografica, in realtà per esempio sente addirittura il bisogno di dire che per quanto riguarda il fiume Tigri, dice scorre a oriente di Ashur, cioè a oriente della Siria. E quindi questo già ci dà l'idea di quanto sia concreto questo discorso, perché in realtà
non ci sarebbe bisogno di localizzare il fiume Tigri, di definirlo, perché ovviamente tutti sapevano dove si trovava. E questo ci dà l'idea di quanto volesse essere concreto e preciso. Quando il tuo insegnante dice che non ci sono elementi, in realtà devo dire che sono stati condotti molti studi in relazione alla localizzazione, alla possibile localizzazione geografica di questi fiumi e quindi alla conseguente localizzazione geografica del Gan Eden. Io mi rifaccio agli studi di uno dei più importanti archeologi inglesi, che è David Roll, che tra l'altro è nato nel mio stesso anno, un giorno prima di me. E lui ha, pur essendo nell'ambito accademico, ha una caratteristica peculiare, che lui dà molta importanza, dà molto peso anche agli studi dei cosiddetti outsider, cioè e lo scrive nei suoi libri, cioè di coloro che non appartengono al mondo accademico, ma che però dicono, secondo lui, delle cose sensate. E lui, in uno dei suoi libri, ha citato appunto gli studi di un certo Reginald Arthur Walker, che gli aveva mandato 27 pagine di sua interpretazione sulla possibile collocazione di questi fiumi nel Gan Eden. E io riprendo quello che dice lui, perché lui molto correttamente ha citato questi studi e ha proseguito nelle sue ricerche. Essendo archeologo, essendo egittologo, lui poteva recarsi anche sul luogo e quindi condurre delle ricerche concrete proprio dal punto di vista geografico. Ecco, per quanto riguarda il fiume Pishon, lui dice, secondo le argomentazioni di questo Walker che ho citato prima, sarebbe il fiume Huizun, che nasce da delle sorgenti che si trovano vicino al lago Urmia. E questo lago Urmia, assieme al lago Van, lo vedremo ritornare spesso, perché rappresenterebbe un po' il centro, si trovano in Armenia, e rappresenterebbero un po' il centro della situazione geografica di cui stiamo parlando. Tra l'altro sono laghi salati, quindi mi torna in mente il Ruach degli Elohim che aleggiava sopra le acque, e chissà, potrebbero anche essere le acque di questi laghi salati, non necessariamente del mare. Ed è un fiume che sfocia nel Mar Caspio, quindi lui trova questa collocazione proprio là dove la metterebbe l'autore biblico, e questo nome, Uizun, si ricollega a Pishon per via di quel cambiamento. Lui fa tutta una spiegazione dal punto di vista fonetico, per via di quel cambiamento che spesso avveniva nelle lingue antiche, ad esempio tra le labiali, nelle trasformazioni fonetiche, e quindi Uizun, togliendo anche la parte iniziale, sarebbe Ijun, e quindi Ijon, con la U che nella trascrizione, nei racconti e nella tradizione orale sarebbe diventata una P. E quindi dice, sembra inoltre che il testo ebraico della Genesi, la vocale labiale U si sia trasformata nella consonante labiale P. E quindi lui avrebbe trovato questa localizzazione di questo fiume che nasce nei pressi, diciamo a pochi chilometri da questi due laghi, Urmi e Van, e va a sfociare nel Mar Caspio. Questi studi quindi approfondiscono e cercano di dare una risposta a quanto ci stiamo chiedendo. Anche perché sono condotti da un egittologo, un archeologo ufficiale, certo, che ha come caratteristica fondamentale nei suoi studi quella di dare credito alla Bibbia e di ritenere che la Bibbia sia un libro che ha un fondamento storico. Per quanto riguarda questa terra, la terra di Havilah, abbiamo qualche notizia a riguardo? Sì, è la terra circondata dal fiume, attraversata dal fiume Pishon di cui stiamo parlando, e sempre lo stesso studioso ci dice che il fiume Pishon circonda la terra di Havilah e che la regione è ricca d'oro. E quindi lui, io continuo a citare i suoi studi perché sono importantissimi, e quindi lui dice che l'intera regione è molto ricca dal punto di vista minerario, e in tempi recenti è stato estratto anche l'oro nella regione dell'Ardabil, che corrisponderebbe appunto a questa regione biblica, ed è stata individuata addirittura una miniera d'oro di epoca sassanide,
presso un villaggio famoso per lo zoroastrismo, quindi per la certo. religione di Ahura Mazda. Quindi se questo Kezel Uzun, che è il nome moderno del Pishon, circonda questa terra, bene, allora questa antica miniera d'oro si trova proprio al centro della regione di Avilà. Quindi qui avremo un'altra conferma anche sul territorio, non soltanto sul fiume, portata da questo archeologo. Quindi potrebbe essere un'indicazione molto concreta. Un'indicazione molto precisa. Molto precisa, anche perché si dice anche che l'oro, quindi Zahav, di quella regione è buono, di buona qualità. Insomma, sì, esatto. Beh, quindi ti ringrazio Mauro, perché mi è rimasto appunto questo desiderio di sapere qualcosa di più. Il secondo fiume che viene citato è Gihon, e qui invece forse abbiamo qualcosa già di più preciso nel testo. Viene descritto come fiume che attraversa, che percorre la terra di Kush, e è un termine che conosciamo anche già dai testi egizi, mi sembra di ricordare, perché indica una regione che si trova a sud della seconda cataratta del Nilo, cioè la zona della Nubia. Quindi possiamo pensare che attraversasse, che diciamo percorresse i territori dell'attuale Sudan, Etiopia. Non so, volevo chiederti cosa ne pensi. Il nostro insegnante effettivamente ci conferma questo. Ma conferma questo con certezza o ponendo anche il dubbio, ad esempio, sull'orientamento del Nilo rispetto agli altri fiumi, ma lì eccetera? poi ne parliamo. In realtà la terra di Kush è vero che è identificata con Etiopia, però noi non dobbiamo in sostanza rileggere la Bibbia sulla base delle nostre conoscenze geografiche attuali, cioè nel senso di dire che per forza di cose la terra di Cush a cui si riferisce questo passo della Genesi sia la terra di Cush che conosciamo noi, cioè l'Etiopia. E quindi potremo andare a vedere sempre con l'aiuto dell'archeologo David Roll che ci sono in realtà delle identificazioni geografiche topografiche che identificherebbero una terra di Cush proprio sempre nella stessa zona da cui partirebbero le 4 sorgenti dei famosi 4 fiumi dell'Eden. La cosa che volevo chiederti è questa, appunto, il nostro insegnante ci dice che il fiume Gihon potrebbe essere identificato con il Nilo e quindi sono molto curiosa di sapere questo autore cosa ne pensa. Sì, è ovvio che il Nilo si trova in una situazione geografica completamente diversa da quella degli altri 4 fiumi, tra l'altro parte dal sud per risalire verso il nord, quindi va in una direzione assolutamente opposta e geograficamente non ha nulla a che vedere. L'autore, e anche qui riprendo quanto lui scrive, si rifà sempre alle scoperte di questo walker, cioè di questo outsider, di questa persona che non fa parte del mondo accademico, e dice che dovrebbe essere identificato con il fiume Araxes o il fiume Aras. E dice tra l'altro una cosa interessante, che durante l'invasione islamica dell'VIII secolo d.C., questo grande fiume era ancora chiamato Gayun, quindi in realtà abbiamo un richiamo anche direttamente nel nome, e nel secolo XIX i persiani lo chiamavano ancora Aras perché sarebbe il fiume Araxes, che è il nome che ha assunto dopo essere stato chiamato Gihon o Gayun come lo chiamavano gli islamici. E dice tra l'altro che i primi dizionari biblici e nei testi commentati dell'epoca vittoriana in Inghilterra si trova il nome abbinato, cioè Gihon Aras. Quindi questo abbinamento scoperto da Walker tra Gihon e Araxes era ancora accettato in epoca vittoriana e veniva addirittura abbinato. Dopodiché la cosa è stata dimenticata, è stata abbandonata, però non è mica finita. I testi vittoriani non solo identificarono l'Aras Araxes con il Gihon, ma ipotizzarono anche che il paese di Coshea fosse la biblica terra di Cush. E anche qui quindi abbiamo il richiamo. Per questo dicevo prima che non necessariamente dobbiamo identificare la terra di Cush con l'Etiopia come la conosciamo attualmente,
ma in realtà si potrebbe identificare con un nome conosciuto nell'antichità e potrebbe essere la terra di Cush, la terra originaria dei Cassiti. Molto interessante, grazie. Sì, anche perché l'insegnante stesso ci fa rilevare che se si parlasse appunto di Tigri, Eufrate, Nilo, già qui avremmo un'incongruenza, perché mentre il percorso di Tigri ed Eufrate va dal nord verso il sud, il Nilo invece sfocia a nord, cioè parte dal sud e arriva verso nord. E invece In questo questi caso, 4 fiumi di cui parliamo, cioè il Ghione, il Pishon, il Tigri e l'Eufrate, nascono tutti come 4 sorgenti nella zona, nel territorio attorno ai laghi Urmi e Van, quella che noi definiamo oggi l'Armenia più o meno, anche perché oggi è politicamente una situazione molto instabile, quindi definirla politicamente, ma si trova insomma nel punto in cui si incrociano l'Iraq, la Siria, la Turchia, certo, l'Azerbaigian, eccetera. Quindi chiamando l'Armenia siamo più tranquilli. Sia il Ghion che il Pishon, nascendo come il Tigri e l'Eufrate nei pressi del lago Urmi e Van, poi loro vanno a sfociare nel Mar Caspio. E quindi in effetti la collocazione del Gan Eden si troverebbe proprio a ovest del Mar Caspio e avremo una identificazione geografica abbastanza precisa. Parlo sempre col condizionale ovviamente perché la certezza è un'altra cosa, ma ci sono tanti elementi topografici, per esempio c'è una valle in quella zona che è chiamata Adshihai, che significa proprio luogo recintato, che è esattamente lo stesso significato del Gan biblico e quindi avremmo teoricamente un'altra conferma. Parlare con te è veramente una fonte di nutrimento, è veramente interessante, grazie. Ma la fonte sono in realtà gli studi, perché purtroppo non ho la possibilità ancora al momento di andare a studiare sul posto e quindi me li faccio agli studi degli archeologi e anche agli studi degli outsider che si sono occupati di questo, sempre partendo dalla Bibbia e sempre verificando la coerenza con il testo biblico. Quindi l'autore che ha sentito il bisogno di identificare il Tigri, che assolutamente non sarebbe necessario identificare, ha identificato anche questo fiume parlando della terra di Cush e sempre riferendoci agli studi di quel Walter, a nord della moderna città di Tabriz, che è quindi identificabile per tutti, c'è una catena montuosa che è il nome iraniano della catena montuosa è Kusheh Dag, cioè la montagna di Kush. Quindi questo sarebbe riconferma di quanto stavo dicendo prima, che non è necessario identificare la Kush di Genesi con il territorio di Kush che conosciamo oggi. Potrebbero essere 2 territori completamente diversi che per combinazione hanno lo stesso nome o comunque nomi simili. E adesso so che cosa potrò chiedere nella prossima lezione al mio insegnante, lo stuzzicherò un pochino. Sì, ne vale la pena. Adesso abbiamo proprio lezioni da parte di questo esperto proprio in geografia biblica, geografia della Torah. Secondo il nostro insegnante le spiegazioni si sono moltiplicate, gli studiosi quando trovano un gap, qualcosa di diciamo non tanto conseguenziale, tendono a inventare, a dar sfogo anche alla fantasia. Addirittura ci sono riferimenti di autori che sostengono che il cambiamento di flusso, quindi di questi fiumi che vanno al contrario, possa essere addirittura stato secondario al grande diluvio che ha sconvolto tutto. Questo mi sembra un pochino poco credibile. Questo mi sembra un tentativo un po' disperato Ma tu cosa ne pensi? Di spiegare tutto, ma perché allora intanto questi 2 autori, Walker e Roll, sono assolutamente convinti che la Bibbia parli di una localizzazione geografica assolutamente precisa e questo è importante. Quindi parliamo del Berat, cioè dell'Eufrate, che oggi è chiamato Firat, tra l'altro, ma sull'Eufrate non ci sono dubbi. Parliamo appunto del Tigri, già abbiamo detto, e poi lui ci parla, andando avanti nei suoi studi, io sto andando avanti cercando di fare delle sintesi nel suo libro, di un elemento molto interessante, cioè il tutto nasce
all'interno di questa grande catena montuosa che si chiama Urartu. E Urartu è quella da cui deriva l'Ararat, quello famoso dove si sarebbe arenata l'arca di Noè. Ma noi dobbiamo sapere che nella Bibbia non c'è scritto che l'arca di Noè si è arenata sull'Ararat, ma si è arenata sulle alture dell'Urartu, quindi su una qualunque delle alture dell'Urartu. Non sappiamo quale, ovviamente, però questo è interessante perché colloca tutti questi eventi biblici, quindi il possibile passaggio iniziale degli Elohim, i 4 fiumi che hanno visto, hanno le 4 sorgenti che nascono in sostanza nello stesso territorio. Lo stesso territorio che corrisponde all'Urartu biblico, quindi a questa grande, enorme, lunga migliaia di chilometri, catena montuosa sulla quale si sarebbe arenata l'arca di Noè, quindi la zona nella quale si sarebbe verificato quel diluvio di cui già abbiamo parlato e quindi non ci torniamo sopra, abbiamo parlato in vari video, eccetera. E quindi tutto questo ci dà l'idea di una localizzazione precisa e del fatto che gli autori biblici volessero mantenere assolutamente il ricordo di dove era collocato questo Gan, cioè quindi questo giardino recintato e protetto che era posto in Eden, questo enorme territorio che noi possiamo, direi, con una certa dose di, non dico di certezza, ma di ipotesi sufficientemente suffragata, possiamo collocare ad ovest del Mar Caspio, quindi tra il Mar Caspio e la Turchia. Ti ringrazio Mauro, queste letture sono davvero stimolanti, viene proprio voglia di studiare ancora di più. Se sei d'accordo, proseguirei in Genesi, siamo sempre in Genesi 2, verso 15, dove Dio prese Adam, tra l'altro il nostro insegnante spesso usa il termine humanity, quindi umanità, prese l'umanità, e lo mette nel Gan Eden per servire e preservare. Questo anche mi ha colpito perché mi ricorda un pochino quanto ci racconti da anni. I 2 verbi avad e shamar sono ben precisi. Questa frase è stata ampiamente utilizzata poi dai sacerdoti dedicati alle cerimonie religiose e volevo chiederti qualcosa a riguardo. Sì, intanto appunto è stata usata dalla teologia per dire per amare e servire Dio. In realtà però con un intento e con un significato spiritualistico. La realtà invece, la concretezza biblica ci dicono che è stato messo per servire il giardino, Ecco. quindi per lavorare nel giardino, quindi gli Adamiti sono stati utilizzati come dei lavoratori, dovevano custodire e lavorare questo giardino. Il discorso dei preti, cioè il discorso dei sacerdoti, in effetti poi rappresenta una prosecuzione diretta di questo lavoro degli Adamiti, e sto parlando dei sacerdoti israeliti in particolare in questo momento, perché cosa si dice? Si dice che i sacerdoti dovevano occuparsi dei beni dell'Elohim di nome Yahweh. Nel giardino, ovviamente, gli Adamiti dovevano occuparsi dei beni degli Elohim, perché il Gan era un giardino nel quale gli Elohim sperimentavano cibo per se stessi, ovviamente, e per i loro lavoratori. E quindi è chiaro che poi il discorso dei sacerdoti ha avuto un significato preciso, molto concreto all'interno del mondo israelitico e poi un significato che è stato traslato in ambito spirituale, soprattutto, diciamo, dopo il periodo babilonese, ma poi soprattutto dal cristianesimo che ha completamente stravolto il compito dei sacerdoti che invece di occuparsi dei beni di Dio si devono occupare delle anime, ma già abbiamo visto nei video precedenti che gli stessi tuoi insegnanti dicono che Nefesh non significa anima e che nell'Antico Testamento l'anima non c'è. Possiamo ancora proseguire un pochino, arriviamo al versetto 16, sempre in Genesi 2, dove compare anche un'affermazione importante, possiamo dire proprio un vero e proprio comandamento. Dio dice a Adam: puoi mangiare da ogni albero del giardino, eccetto uno. Se mangerai dall'albero
del bene e del male, qui siamo già nel verso 17, e introduce di nuovo questo concetto di male, Ra, il giorno stesso morirai. La traduzione che ci fornisce il nostro insegnante è sicuramente il giorno stesso morirai. Volevo chiederti che cosa pensi di questo, perché ovviamente il nostro insegnante ci dice noi poi cosa facciamo? Mentre leggiamo la Bibbia applichiamo il concetto della lettura retrospettiva, soprattutto noi occidentali per le nostre radici culturali, un po' sappiamo già come andrà la storia e quindi ci chiediamo, ma come il giorno stesso morirai? In realtà sappiamo che l'Adam non morirà, ma arriverà a un'età davvero importante, quasi un millennio. Sì, posso 930 dire. anni, sì. Ecco, possiamo dire qualcosa a riguardo? Ma intanto direi questo, che il discorso della morte non è una punizione, il discorso della morte in sé, cioè il discorso della morte assoluta, intesa come morte a cui sono destinati tutti gli uomini, non rappresenta una punizione. E in effetti questo lo dicono sia i commentatori, per esempio i commentatori della Bibbia di Gerusalemme, e dice che qui non si tratta di un castigo per l'uomo a motivo di una colpa già commessa, ma di una misura preventiva. Quindi la morte non è un castigo. Perché la morte non è un castigo? Dicono gli ebrei stessi, dicono i rabbini nelle loro edizioni, la morte in realtà non era una maledizione, ma una normale conseguenza della natura dell'uomo. Infatti, poiché egli proveniva dalla terra, è naturale che il tempo, l'età e il deterioramento lo riconducessero alle sue origini. Quindi in effetti qui ha ragione il tuo insegnante, Sì. quando dice, in sostanza, ed era un comportamento tipico degli Elohim, lo vediamo più volte nella Bibbia, tipico di Yahweh in particolare, dice in sostanza, nel giorno in cui tu contravvieni a quell'ordine, in sostanza noi ti uccidiamo. Questo è il discorso, cioè muori in quel giorno lì, cosa che poi non è avvenuta. Quindi hanno cambiato la decisione. E hanno cambiato la decisione evidentemente perché c'erano, direi, dobbiamo supporre, dei contrasti tra di loro e c'erano degli Elohim che erano a favore di questi uomini. Lo sappiamo anche dai racconti sumero-accadici, che c'erano dei contrasti tra gli Anunnaki, tra Enlil ed Enki, per cui c'era uno che disprezzava l'umanità che pure avevano fabbricato e un altro che invece amava l'umanità e intendeva proteggerla, e questo poi lo si vedrà di nuovo nuovamente con il discorso del diluvio universale, dove interviene questo degli Elohim che vuole salvare l'umanità. Quindi è vero, quello che si dice qui non è che viene introdotta la morte, perché come dicono gli ebrei stessi, la morte era condizione naturale dell'uomo, ma qui questa è una minaccia precisa. Nel giorno in cui tu ne mangerai morirai. Qui tra l'altro c'è un'incongruenza biblica, ma non so se ve ne parlerà anche il vostro insegnante o meno, perché l'autore biblico fa un po' di confusione e quindi magari ne parleremo un'altra volta. Volevo ancora chiederti se possiamo proseguire ancora su questo concetto negativo che forse rafforza anche questo comandamento che, come tu giustamente affermi, implica una minaccia. Vediamo ancora che la negatività, il concetto di negativo persiste. Nel versetto successivo vediamo anche il termine lo tov, cioè non è bene. Non è bene che Adam sia solo. E anche questo è davvero un'affermazione importante. E abbiamo la cosiddetta fabbricazione degli animali, perché ci racconta ancora la Torah che dalla terra Dio formò, possiamo dire, gli animali, e qui diciamo il nostro insegnante ci ha fatto osservare la differenza nei confronti della formazione dell'Adam. Parliamo sempre di formazione. L'Adam ricevette il respiro dei viventi, passaggio che non viene descritto nella formazione invece dell'animale. E poi ancora una seconda differenza che mi sembra davvero significativa: Dio ha creato Adam a sua immagine e somiglianza. Abbiamo i termini Tselem e Demut,
che caratterizzano proprio questo passaggio della formazione di Adam. Questo, certo, è un argomento molto vasto. Sì, è un argomento molto vasto. In sintesi possiamo dire questo. C'è una netta distinzione tra il modo in cui hanno fabbricato l'Adam e hanno fabbricato, direi, non tutti gli animali, ma siccome la paleozoologia ci dice che i primi animali addomesticati, ovini e bovini, risultano essere proprio sempre nello stesso territorio di cui stiamo parlando, quindi tanto per cambiare abbiamo un'ulteriore, diciamo, conferma collaterale. Ci sono delle differenze sostanziali tra la fabbricazione dell'uomo e la fabbricazione degli animali e quindi fa bene il tuo insegnante a metterle in evidenza. Noi abbiamo il nefesh e lo tselem, che sono i due elementi che ci identificano rispetto agli animali. Infatti il tuo insegnante dice: noi siamo fatti con lo tselem degli Elohim, che viene tradotto con somiglianza degli Elohim, ma tselem in ebraico significa un quid di concreto che contiene l'immagine e che può essere, derivando dal verbo salam, può essere tagliato fuori. Quindi noi diciamo il DNA. E poi noi abbiamo il nefesh degli Elohim, cioè il respiro degli Elohim, ma noi sappiamo che il nostro respiro ci consente anche di parlare. Noi parliamo grazie al respiro e grazie ovviamente a tutta la struttura fonetica che abbiamo dal punto di vista anatomico. Quindi noi siamo simili agli Elohim perché abbiamo dentro una parte di DNA degli Elohim e il DNA forma anche questo particolare nefesh che noi abbiamo, cioè quindi questo particolare respiro che ci consente di parlare, non soltanto di rimanere in vita, perché in quanto a rimanere in vita siamo esattamente uguali a quella parte di animali che respirano come noi, perché poi ci sono anche altri animali che non respirano come noi, quindi e quando si parla di fabbricazione di animali, io ritengo che si parli di quegli animali domestici che sperimentavano all'interno dei loro GAN, che erano più di uno sulla Terra, e che tra l'altro i paleozoologi ci dicono i primi animali domestici essere comparsi proprio a nord dell'Iraq, proprio nella zona di cui stiamo parlando. Pertanto siamo in una situazione dove dall'origine dei fiumi fino alla fabbricazione degli animali domestici ci riferiamo sempre allo stesso territorio. Quindi abbiamo collegato anche questi due argomenti in maniera davvero concreta. Sempre in estrema sintesi, ovviamente, perché Certo. non vogliamo fare questi video No. troppo lunghi. Sì, anche perché se ben ricordo abbiamo già parlato di nefesh, che può essere tradotto anche come gola, Sì, dove appunto risiede l'apparato fonatorio. esattamente. Che, Quindi noi abbiamo un nefesh particolare, una gola particolare rispetto alla gola degli animali. Molto interessante. Naturalmente io puntualizzo qui, e anche con piacere, che anche i miei insegnanti traducono sempre il concetto di formare un essere in modo molto concreto dalla terra, quindi con materiale concreto, mentre il concetto di creare dal nulla, ci confermano, nella Bibbia non viene assolutamente contemplato. Esatto, non c'è mai. No. E mi fa piacere, io lo scrivo nei libri del 2010, lo dico nelle conferenze del 2010, mi fa piacere sentirlo confermare dagli insegnanti, dai docenti dell'Istituto di Studi Biblici dell'Università Ebraica di Gerusalemme. Sì, devo dire sono molto precisi su questo termine, assolutamente. E quindi io ti ringrazio Mauro perché tanto grazie a queste lezioni sto anche memorizzando e arricchendo il mio vocabolario di ebraico biblico. Soprattutto stai stimolando il mio desiderio di studiare. E la prossima volta, se sei d'accordo, proseguirei. C'è un passaggio che mi coinvolge moltissimo come donna, ma soprattutto come medico chirurgo, perché parleremo della formazione di Eva e questo è un nodo dolente veramente anche per noi. O un nodo affascinante. Diciamo un nodo affascinante, ma spesso viene, diciamo, traghettato in maniera molto superficiale. E invece si parla del primo intervento chirurgico descritto nella Torah. Io lo dico da 13 anni e sono stato coperto di improperi per dire che la Bibbia che parla di un intervento chirurgico e sentirlo dire
dei tuoi insegnanti mi riempie di gioia. Ma infatti ti dico che proprio non vedo l'ora di parlarne con te, perché Ok, alcuni passaggi sono davvero intriganti. provvederemo. Quindi provvediamo. Grazie a tutti, Gra- ciao e alla prossima. Grazie cari amici per essere con noi, a prestissimo, ciao!